Benvenuti ad ATH. Oggi vi voglio raccontare la storia di Blaze of Glory, una puledra che è giunta da noi per la doma e l'addestramento con la finalità di diventare un cavallo d'assalto ostacoli. Per molti il metodo ATH è un metodo di addestramento per cavalli americani o per risolvere dei problemi, ma il metodo ATH non è solo questo, è molto di più. E questa storia lo racconta. Blaze of Glory è una puledra che ci è giunta, che aveva 4 anni, aveva avuto purtroppo un recente passato fatto di malnutrizione e cattiva gestione, per cui quando è arrivata da noi doveva essere recuperata sia a livello fisico che mentale, quindi ci sono voluti diversi mesi per poterla recuperare, per poterla fare, metterla di nuovo in buona salute. Abbiamo lavorato sull'alimentazione, abbiamo lavorato anche su un lavoro per ritrovare la fiducia nell'essere umano che nel frattempo chiaramente era stata rovinata. Quindi il processo di lavoro di Blaze of Glory è stato un processo inizialmente piuttosto lento proprio per questa tipologia di difficoltà, ma giorno dopo giorno Blaze ha cominciato a trovare la fiducia e a lavorare con calma e con pazienza utilizzando il metodo ATH. Abbiamo sviluppato tutti gli esercizi da terra, abbiamo lavorato con il fascione per rinforzare la muscolatura e da lì in poi pian pianino siamo arrivati al momento della sella. Con il metodo ATH noi inizialmente mettiamo la sella americana, anche se il cavallo dovrà essere un cavallo all'inglese, da salto, da dressage, questo non importa. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: la sella americana, pur essendo più pesante, distribuisce il peso in maniera più uniforme sulla schiena del cavallo e specialmente nei puledri aiuta lo sviluppo muscolare del cavallo, del puledro, in modo che possa sorreggere al meglio il cavaliere e svilupparsi nella maniera più armoniosa possibile. Ed è così che è stato per Blaze. I primi mesi di lavoro in sella sono stati fatti tutti con una sella americana. All'inizio ha utilizzato il Bosal per mantenere la bocca il più possibile pulita da, da un lavoro magari che poteva diventare troppo frettoloso, e pian pianino si è sviluppato appunto l'equilibrio, la forza, la capacità di lavorare con il cavaliere in sella. Anche le prime crocette, i primi salti sono stati fatti con la sella americana. Non abbiamo mai dimenticato che l'obiettivo finale di Blaze era quello di diventare un cavallo d'assalto. Molti esercizi sono stati fatti sulla razionalizzazione perché era una cavalla, una puledra estremamente esplosiva, quindi doveva imparare a gestire le sue emozioni, doveva imparare a gestire i suoi comportamenti. Una volta che Blaze è diventata strutturalmente e mentalmente solida e stabile, allora abbiamo iniziato a mettere la sella inglese e ad affrontare anche salti più alti. Non da meno non sono stati tolti i salti, ad esempio, nel lavoro da terra o il salto in libertà. Quindi la finalità del salto ostacoli non è mai stata persa durante tutto il lavoro, pur rispettando sempre il metodo ATH, quindi tutti gli step, tutti i moduli del metodo ATH. Il risultato ottenuto con Blaze parla chiaro. Blaze è diventata una buona cavalla d'assalto con una delicatezza probabilmente anche non così comune spesso nei cavalli d'assalto, molto leggera sulla mano, leggera nei comandi, e il bello del metodo ATH utilizzato su questa tipologia di cavalli è che Blaze non sarà solo un cavallo d'assalto, ma sarà un cavallo che potrà fare del lavoro in piano, potrà uscire in passeggiata, potrà fare qualsiasi lavoro, perché il metodo ATH prepara i cavalli all around, cioè in grado di fare un po' di tutto. Poi sarà un trainer, un addestratore di salto ostacoli a portarla a un livello successivo per il salto ostacoli, ma sicuramente si troverà in mano una cavalla disponibile e in grado di affrontare qualunque cosa le venga richiesta. Questa è la finalità del metodo ATH su un cavallo all'americana, su un cavallo all'inglese, su ogni tipo di cavallo.